due. Minimamente in equilibrio, come potete notare. Dritto il ginocchio, spingi in alto. Tipo di picchiettamento ti fa male? Ti viene un po' di mal di testa? No. Così? No. Perfetto. Così? No. Hai mobilità cervicale in questo momento. Ecco fatto. Ecco fatto. Questi due punti. Questa la manteniamo invece così. Così. E estendi la seconda. Eccola qua. Sparita, è pari a pari e rimane debole. Questa è una cosa, subito richiedi l'aiuto della spalla, vedi? Arrivi un pochino, no. esatto, quindi per gli altri terapisti stessi, questo siamo arrivati a 110 quasi, molto di più, Molto cioè proprio è sì. importante, non fa più male come prima, No, praticamente quasi niente, vedi? Non Perfetto. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi qui Vanessa che è diventata mamma da un mese, e quindi congratulazioni. E viene da noi giustamente nel post parto per qualche mal di schiena muscolare probabilmente, ma ora lo attenzioniamo un po'. Chiaramente ha tenuto per tanto tempo, tanti mesi, un sovraccarico importante e quindi dobbiamo sicuramente riassestare un pochino questa povera postura. Altra cosa, chiaramente, logicamente ci sono tante tensioni anche nella componente miofasciale delle spalle, nel triangolo superiore, a causa chiaramente del cambio di postura che ovviamente si va a creare con un bimbo in grembo. Allora, prima di tutto ti vorrei fare dei piccoli esamini di mobilità. Intanto vediamo un pochino la cervicale, aspetta ti sposti i capelli, non spostiamo le spalle, le manteniamo bene dritte, gira, aiutami anche tu, ok? Abbiamo delle limitazioni che adesso quantifichiamo con il goniometro, giù, cioè gira, e anche di qua, quindi è una, diciamo, tensione anche poi che si ripercuote tanto sulla mobilità cervicale. Prendiamo il goniometro, la facciamo anche sedere, prego Vanessa, guarda ti abbasso un po' il lettino. Questo misurerà nel prima e il dopo la tua mobilità cervicale in questo momento, ok? Quindi noi andiamo subito a creare, vedi, arrivi appena ai 70, quasi 75, ok? Senza dover richiedere l'aiuto delle spalle, okay. Possiamo arrivare anche a 100 certo. più, ok? E anche molto più, lo dipende. Vediamo dal lato opposto. Un po' di meno ancora, quindi già non arrivi ai 70 gradi, proprio subito richiedi l'aiuto della spalla, vedi? Arrivi circa 67 gradi, ok? Quindi dobbiamo fare in modo di capire il perché, ok? La prima cosa che ti chiedo da neomamma è se effettivamente stai riuscendo a riposare un pochino. No. Esatto, quindi immagina che anche questa stanchezza stia giocando a tuo sfavore. Giù la testa, spingi in basso la testa e come lecito la forza nella muscolatura anteriore non c'è, a causa al solito del fatto che probabilmente anche per motivi legati allo stress personale sta stringendo molto i denti. Ho ragione? Sì. Ogni tanto ti stanno venendo dei mal di testa? Sì, mal di testa. Sì, vero? Ma questi mal di testa arrivano anche, scusa, dietro gli occhi, vero? Oppure sono più compressivi? No, più compressi, più da sì. stress, Sì, va bene. Allora ti chiederò un attimo di darmi, guarda, le mani, tutte e due, me le mantieni forti così e apri le dita, me le tieni forti, non mi fai vincere, bene. Controlliamo le radici nervose, chiudi, mantieni forte, giù, perfetto. Adesso spingi in basso, ottimo, in alto, ottimo, mantieni le braccia per favore forti qui, spingi in alto, benissimo, spingi di lato, ok, non hai niente da questo punto di vista, cioè chiaramente sei giovanissimo. Allora, ti chiedo cortesemente di metterti a pancia in su. Ok.
molto bene. Come preferisci dal punto di vista dei piedi, mi dai le braccia tutte e due e spingi verso di là, verso l'alto, ok? Mi stringi i denti per piacere, spingi in alto e addirittura però ti regge. Questa è una cosa molto buona, questa è una cosa molto buona. Tocchi per favore qui, questi due punti qui, Sì. mi sollevi la testa, spingi in alto e rimane debole. Questa è una cosa molto molto interessante, perché è una novità tra virgolette, perché non è una vera e propria novità, semplicemente è più raro da trovare, è semplicemente una cosa, una debolezza sempre identica della muscolatura anteriore, che però non dipende effettivamente dalla mandibola, anche se sembrava interessante. Allora fammi vedere un attimo da cosa possiamo lavorare. Tu soffri di sinusite? No. Non hai mai sofferto di sinusite? Se io ti faccio, guarda, questo tipo di picchiettamento, ti fa male? Ti viene un po' di mal di testa? No. Così? No. Perfetto. Così? No. Hai mai messo l'apparecchio? Sì. L'hai messo? Ce l'hai ancora? No. Fammi vedere. No? Mi rifai vedere i denti? Chiudi un po'. Ha svelato l'arcano, no? Beh, qua è una problematica più interessante, perché non è tanto una questione di muscolatura, questa è una problematica odontoiatrica molto interessante, si chiama open bite, o deep bite, che Ho la mandibola più... esatto, Sì, esatto. esatto, che non riesce proprio ad appoggiare, Sì. ok? Quindi non ha un'occlusione realmente valida, ecco, dal punto di vista diciamo odontoiatrico. Quindi lei ovviamente deve fare un lavoro in concomitanza con l'odontoiatra, che di conseguenza dovrà probabilmente espandere un po' il palato e fare insomma il suo lavoro in maniera chiaramente più continuativa. Quindi chiaramente non è una problematica legata allo stress, ma è di malocclusione diretta, quindi è assolutamente importante infatti testare in questo modo. Apri la bocca, fletti la testa, quindi non toccare nessun dente, ok? Spingi in alto e i muscoli si rinforzano, ok? Se lei appena appoggia i denti l'uno con l'altro, spingi in alto, diventa subito debole, ok? Quindi su questo lavoro sicuramente servirà l'aiuto del tuo dentista ancora. Per tanti altri anni. Ai. Per questo è anche molto importante la collaborazione osteopata-odontoiatra, perché a volte si possono fare dei lavori veramente più interessanti e più profondi. Detto questo, andiamo a lavorare un attimo questa cervicale. Morbida. Guarda per favore la porta, ok? Sentiremo un piccolissimo click indolore. Ti chiedo adesso di guardare me. Ecco fatto, hai visto? Nessun dolore. Zero. Vedi? 000. Guarda il giardinetto, ok? Ora guarda me. Ecco fatto, hai visto? Niente dolore. Sollievo. Fammi controllare adesso i tuoi muscoli, ok? Soprattutto psoas, che sono molto importanti. Spingi dritto il ginocchio, esatto, spingi con il piede verso il tetto, per favore. Ok, questo è molto stabile. Posso provare un attimo qui, dritto il ginocchio, spingi in alto. Anche questo è molto forte, questo è molto comodo, molto utile. Controlliamo i muscoli lombari, spingi verso di me. Ottimo. Spingi verso di là. Debolissimo, ok? Questo è un test che si fa per il quadrato dei lombi, che è questo muscolo qua, che è quello che ti fa male a te. Vedi un po'? Qua molto di meno. Vero. Qua molto di più, Molto cioè proprio di è più, importante la differenza. Vieni sul fianco verso di me, per favore. Ok, appoggia. Guarda, piega questa gamba. Questa la manteniamo invece così. Questa la manteniamo qui, vedi che ci sono. Ok. E questa qua comoda, ok? Allora andiamo a rinforzare questo muscolo in questo modo, stirandone i fusi neuromuscolari, così. Ok. Fa male qui? Sì. Un pochino, vero? Posso avere di nuovo per favore questa mano? Piega l'altra così ed estendi la seconda, eccola qua. Così. Okay.
tieniti le braccia, così. Ok. Un bel respiro, lasciati morbida, butta, butta, butta. Eccola là. Ti chiedo per piacere di girarti per l'altro lato. Manteniamo questa posizione per piacere, Vanessa. Questo lo dem, questo lo dem. Non mi aiutare per favore, faccio proprio tutto io, facile facile. Questo lo teniamo così. Un bel respirone, butta l'aria. Eccolo là, hai visto che bei scrocchioni? Pancia in su. Allora. Ops. Divarica poco le gambe, appoggia tutti e due i piedi qui. Qui possiamo proprio notare una bella dismetria sinistra, ok? Si nota subito, la mostriamo proprio alle camere, proprio non sono diciamo minimamente in equilibrio, come potete notare. Eccoci qua. Possiamo chiedere alla nostra cara Vanessa di mettersi a pancia in giù per piacere. Vediamo se combacia anche a pancia in giù, perché c'è anche questa possibilità. E combacia perfettamente. Quindi andiamo a mettere i nostri cunei. Si risolve un po' tutto qui. Stai più comoda così? Sì. Perfetto. Chiedo cortesemente a Vanessa di mettere le mani, ok, tutte e due sotto la pancia, ok? Me le mantieni proprio là, no, guarda, un po' più in alto, esatto, aspetta che correggiamo ancora i cunei, perfetto, 1 e 2, rimani in questa posizione, va bene? Solleva le spalle, esatto, abbassa, molto bene. Allora, rilassa le spalle, rilassale completamente. Questo proprio è uno scollamento, vedi, delle scapole che tu hai molto incollate, vedi un po'? Questo aiuta anche un po' di più nel respiro, nella tua postura. Guarda come sei tesa, Chiaramente ora devi tenere in braccia, esatto, allattare. Questo è un problema tipico
del morso aperto, ok? Perché porta la cervicale, noi lo chiamiamo in gergo tipo fuori schema, ok? Un po' troppo in avanti rispetto alla normalità, rispetto anche alla postura della tua colonna dorsale, quindi ti porta chiaramente delle aree di tensione molto più particolari, molto più profonde, ok? Sì, ma le senti. Le senti, certo, le senti tutte, infatti continua il tuo lavoro correttamente con il tuo odontoiatra, perché sicuramente non può essere ecco solo questo risolutivo, ok, per te. Sentirai un bel calore con questo bellissimo macchinario che piano piano vedi con il calore e la pressione si sciolgono i muscoletti. Sì, è più morbido, lo sento. Eccolo là, guarda come possiamo entrare adesso. Una bella tua posto. Deve essere già più libera di suo. Morbida, rilassati, rilassati. Brava, così. Rilassati, rilassati, rilassati. Ok. Uno, due. Rimani in questa posizione molto comoda, ok? Va bene la testa così? Ok, rilassati un po', completamente, anzi, morbida, morbida, morbida. Eccolo là, bello. Morbida, morbida, faccio tutto io, faccio tutto io. Non senti nessun fastidio se ti... Sentito il bel click? Ok, ti posso riportare più comoda qui. Allora, porta il braccio qui. Mi fai un respiro per piacere, Vanessa? Bel respirone. Butta l'aria. Perfetto. Vieni a pancia in su cortesemente. Comodo. E ricontrolliamo. E si può notare adesso che la dismetria è praticamente sparita, è pari a pari. Quindi non era una dismetria reale ma funzionale, legata a chiaramente anche le tensioni muscolari che si scaricano un po' anche sul bacino, ok? Il bacino comunque può torcersi un pochetto e creare questi piccoli fastidi. Dritta per favore, così, spingi verso il tetto. Perfetto, qua non c'è niente di particolare. Piega
le gambe in questo modo cortesemente, mi dai di nuovo le braccia cortesemente, dritta dritta, spingi in alto, niente, nessun tipo di problema neanche a livello proprio pelvico, quindi comunque è andato assolutamente tutto bene. Benissimo. Allora Vanessa, siediti, qua va tutto molto bene e controlliamo di nuovo la mobilità, ok, della tua cervicale. Esatto, aspetta, ti abbasso un pochetto perché adesso sei arrivata a 90 gradi, non arriveremo di più, ti spiego perché proprio non è possibile correggere con una terapia manuale soltanto la tua dentatura, questo è il nostro limite giustamente, ma è anche la nostra forza, la correlazione, la cooperazione tra i vari terapisti, ok? Questo è anche il vantaggio esatto di questo tipo di terapie, perché possono effettivamente aiutare tanto anche gli altri terapisti stessi. Questo siamo arrivati a 110 quasi, quindi a sinistra siamo migliorati tanto, l'unica, scusami che non l'ho premuto, siamo migliorati tantissimo a sinistra, a destra siamo migliorati tanto, ok? Non al 100%. Vediamo però, perché io sono un po' pignoletto, se possiamo fare qualcosina in più, ok? Morbida un attimo, rilassati completamente, sentirai il clicchino, morbida. Eccola là, mi fai ricontrollare giusto bene, magari riusciamo a raggiungere un movimento anche più completo, però ripeto, se non andiamo a correggere anche e soprattutto direi a questo punto i tuoi denti, è facile che ritorni, ok? Quindi è più un mantenimento. No, arriviamo più o meno sempre allo stesso, no? Questo è molto importante, va bene Vanessa? Non devi assolutamente sottovalutare, ok, la componente odontoiatrica. Per il resto starai super bene, ti faccio rivedere, ti metti a pancia in su, che si è rinforzato tutto il muscoletto che era debole. Mi dai per favore le gambe, spingi verso di me. Adesso è diventato super forte e adesso qui non fa più male come prima, praticamente quasi niente, vedi? Perfetto, rimettiti pure in piedi, è stato un grande piacere averti in studio, in bocca al lupo per la tua nuova esperienza meravigliosa da mamma, grazie per aver scelto il mio studio e alla prossima. Grazie.